attesa, lunga ed estenuante. È un onore conoscerti. No, l'onore è mio. Siediti. Immagino che in questo momento ti sentirai un po' come Alice, che ruzzola nella tana del bianconiglio. L'esempio calza. Lo leggo nei tuoi occhi. Hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non si allontana dalla verità. Tu credi nel destino mio? No. Perché no? Perché non mi piace l'idea di non poter gestire la mia vita. Capisco perfettamente ciò che intendi. Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa e non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. Here we go for our video thoughts for the day. Yes, innanzitutto penso che pensavo ai nuovi pezzi da caricare sul canale tastiera, ma comunque non credo se ce la faccio per oggi, quindi per questo penso ne parlo più domani. E i pezzi tastiera dovrebbe essere praticamente un altro pezzo di Bach, la suite al violoncello, il preludio alla suite al violoncello BWV 1007, altro pezzo molto noto, secondo me uno dei più belli di Bach, ma poi ne parlo domani, meglio quando lo carico, così come forse prima in realtà una nuova versione di Dance of the Dream Man di Angelo Badalamenti, ma in tal senso invito a vedere il video di ieri perché l'altro ieri già ne ho parlato bene e questo comunque sarebbe in occasione dell'anniversario dell'episodio 6 della stagione 1 di Twin Peaks I sogni di Cooper, anniversario ricorso il 10 maggio, che fu in qualche modo trasmesso il 10 maggio questo episodio negli Stati Uniti, quindi è una nuova versione con una base jazz che ho interpretato, ma appunto non so in realtà quando, io credo la carico domani, per cui ne parlerò meglio domani, poi comunque a livello tecnico invito a leggere la descrizione del video quando lo carico perché certamente spiegherò meglio nel video. Però pensavo un'altra cosa molto importante, cioè che aspettate un po' perché non ce l'ho fatta col tempo in realtà a parlarne. Quindi, il 7 maggio 99, cioè appunto praticamente una settimana fa, in Italia è stato, quindi il 7 maggio, un giorno molto importante perché qui in Italia appunto usciva in realtà non mi ricordo se in Italia ma anche nel mondo, no forse anche nel mondo, mi pare, non ricordo esattamente, comunque usciva in una delle due cose, usciva il primo Matrix. Infatti io
l'anno scorso ho anche fatto un tributo al film Tastiera, basato su alcuni pezzi, in realtà diciamo tre pezzi, uno dal primo film, uno da Matrix Reloaded, che è il secondo, mi sapete, e un altro no, sì, uno dal primo, due dal secondo, che poi del resto sono i miei due film preferiti della trilogia, anzi tre trilogia, però io praticamente il quarto film, Resurrection, ancora non l'ho visto, così come non ho visto tanti altri film che sono usciti praticamente negli ultimi anni, ma quasi nessuno l'ho visto, ma questo diciamo tra virgolette è un problema mio perché stando quasi sempre in casa, appunto per fare i video ma anche per altre cose, io praticamente i film li vedo solo in streaming, ma comunque personalmente non lo vedo come un problema, che comunque io non sono di quelli che pensa che cioè praticamente solo lo schermo del cinema è la cosa migliore in assoluto, certo è oggettivo che da un lato è un'altra cosa, ma secondo me l'importante in assoluto è comunque il fatto di fruire il film, vederlo, comunque tu lo vedi al di là del piccolo schermo, un grande schermo, comunque vedi il film, vedi il contenuto, eccetera, comunque lo vedi. Ma a parte questo, sì, diciamo che i tre pezzi erano Club da Death e poi Furious Angels da Matrix Reloaded e Mona Lisa Overdrive da Matrix Reloaded, sempre il secondo film. Comunque, se avete visto dei breve, sono i breve dei tre pezzi. Diciamo, ovviamente Club the Death è un pezzo più noto in assoluto, credo, però di tutto Matrix. Il famoso pezzo si sente solo nel film, solo nella scena del semaforo. Io praticamente, secondo me, sarebbe dovuto essere inserito in un po' più scene, ma comunque va bene anche così, perché poi quando uno lo ascolta al di fuori si rende conto della grandezza di questo pezzo, lì in quella scena c'è solo uno spezzone. Eh, sì, e diciamo, io penso di averlo interpretato al meglio, poi è un periodo in cui stavo in un'altra stanza e quindi sento sempre un po' rumori in sottofondo nella televisione, rumori che non dipendevano da me. Diciamo mi sono spostato in un'altra stanza nella mia personale dalla fine di giugno dell'anno scorso praticamente, dove non ci sono più quei rumori, grazie a questi nuovi video. Comunque, sì, i video completi nel caso, sempre in descrizione, comunque il primo Matrix secondo me è proprio, quando si dice quel capolavoro intoccabile e non ripetibile, è proprio il caso anche in questo caso del primo Matrix, che diciamo è un film che praticamente si presta a infinite interpretazioni, dipende appunto da come vogliamo valutarlo. È un film davvero straordinario, appunto sorelle Wachowski, anzi sì, fratelli, ex fratelli, scusa, sorelle Wachowski al meglio secondo me in quel film, proprio massimo splendore, anche in altre occasioni non sono state brave, ma là proprio secondo me hanno raggiunto l'apice assoluto. Tra l'altro io sono sempre curioso di una serie che hanno girato che è Sense8, di cui mi hanno parlato anche diverse persone che ancora non ho avuto modo di vedere, in particolare anni fa ricordo una mia conoscente all'università, Viola Cassaniti, molto cara, che a quel tempo me ne parlò molto bene, parliamo di 7-8 anni fa, e quindi certamente ancora non sono riuscito a vederla, ma prima o poi certamente la vedrò, vista la mia curiosità. Comunque anche Kenny Reeves, Lorenzo Fishburne, Carrie Ann Moss, anche Hugo Weaving, secondo me veramente dei personaggi iconici, attori iconici per personaggi iconici in quel film, in quella trilogia, in particolare, ripeto, nel primo film che non è replicabile. Poi tra l'altro, che qualcuno non lo sa, il film si ispira a un altro film del regista del Corvo, Alex Proiato, un film del 95, tra l'altro un film che è all'età mia, che è Dark City, e appunto secondo me, essendo Matrix il 99, questo film l'avrebbe preceduto. In effetti ci sono di Matrix dei rifacimenti a questo film, adesso essendo anche quello un film di fantascienza, comunque anche quel film lo consiglio davvero vivamente perché è davvero molto bello, merita, molto sottovalutato secondo me, ma resto per esempio se pensiamo al Corvo, veramente il Corvo in quel genere è un film cult, quindi anche da Dark City lo consiglio vivamente. Una curiosità, tra l'altro c'è anche a un certo punto del film si sente un pezzo che suona in sottofondo, veramente gli immigrati che vengono qui in questa zona, che suonano questo pezzo con la fisarmonica, adesso non mi ricordo il titolo, ma di sicuro è un valzer, diciamo, russo, una cosa del genere, ma se mi viene il titolo poi lo aggiungo in descrizione. Comunque a un certo punto del film si sente che rimbomba in eco questo pezzo. Sta curiosa questa cosa, ma è così. Praticamente questi
suonatori di fisarmonica immigrati che vengono a suonare anche sotto casa mia, quindi pensate un po' il nesso tra Napoli con questo film, ci azzecca nulla, ci azzecca anche allo stesso tempo. Sì, poi ringrazio Mr. Lynch per questo giorno 1 di Weekend Project, siccome ricambio sempre il discorso e cioè ricambio per la fortuna per i suoi progetti, così come quelli degli altri se li hanno, e poi condivido sempre il discorso sul Fan Work Train, l'Observation Car, e anche per i nostri amici ucraini, e per il sostegno per loro, e poi sì, appunto questo, sempre grande discorso quello sul Fan Work Train. Sì, poi pensavo a Those Beautiful, salsicce e friarielli, tipico piatto napoletano, secondo napoletano che ho mangiato, secondo con contorno che ho mangiato ieri, vero straordinario, anche se in quel caso non era straordinario come altre volte, soprattutto i friarielli, un po' più duri, ma piatto davvero straordinario, praticamente uno dei miei secondi preferiti in assoluto. Veramente mi sono consolato, certo ieri non proprio come altre volte, ma in generale salsicce e friarielli è un piatto davvero straordinario. Sì. Poi oggi viene a trovarci anche, diciamo, mia sorella, leggermente un po' più grande di me, 1 anno e 9 mesi, e cominciamo veramente il compagno, ma quasi marito, soprattutto con la figlia piccola che veramente è nata lo scorso 6 aprile, e quindi io personalmente è la prima volta che la vedo, dicono anche che somiglia a me un po', ma qualcosina vedremo, vedremo poi, sì, vedremo. Anche se io non vado molto appresso ai bambini, cioè mi piaccia, ma io anche altre volte sono contro l'atto della nascita, sono forse un antinatalista, anzi sono praticamente convinto, ma già ne ho parlato in altre occasioni, però comunque poi diciamo, magari lo ripeto il discorso quando appena ho tempo un'altra volta, per chi non l'ha mai ascoltato, questo tipo di discorso in altri video e messaggi che ho fatto. Sì, credo di aver detto tutto nel caso, mi disse qualche altra cosa in mente, come al solito lo aggiungo in descrizione. Grazie again, a domani e un saluto particolare sempre a Youssef. Grazie sempre per il tuo sostegno, costante, non costante, ma comunque sempre più o meno costante.